La vita è movimento. Con questa frase Aristotele mi fa un assist per parlarvi in realtà di un'altra persona, un grandissimo artista che ha fatto della rivoluzione e del cambiamento una costante. Stiamo parlando di Pablo Picasso, un grandissimo artista che con le sue opere, ma anche con la sua vita, ci insegnò qualche cosa che tendiamo a dimenticare. Lasciatemi spiegare. Picasso è stato sicuramente l'artista più rivoluzionario a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento e forse non solo in quel periodo storico. Tutto questo non è avvenuto per caso. In oltre 50 anni di carriera lui non si è mai fermato. Inizia giovanissimo a disegnare. Nei suoi anni a Barcellona entra in contatto con le avanguardie del tempo e frequenta gli intellettuali nei circoli. A livello pittorico continua a sperimentare tecniche, strumenti, soggetti e temi, regalandoci anche opere molto diverse tra loro. Dal periodo blu al periodo rosa al cubismo. Possiamo dire che Picasso è diventato un grande artista riconosciuto in tutto il mondo anche perché è riuscito a fare una cosa molto difficile: rinnovarsi continuamente senza perdere il suo stile unico. Personalmente nella sua vita ci ho sempre visto un grande insegnamento. Cambiare deve essere una costante, ma come ho detto prima, spesso questo lo dimentichiamo. È molto più facile cercare la stabilità e una volta trovata accontentarsi, ma la stabilità quando diventa staticità ci uccide. Quello che invece dovremmo imparare a fare è esattamente il contrario: sperimentare, circondarci di nuovi stimoli. Questo dovrebbe un po' diventare il nostro pane quotidiano. Alla fine è solo così che possiamo crescere come professionisti e come persone. È una filosofia che io considero vincente e ho sempre provato a mettere in pratica. Da giovane ero un tipo che provava uno sport nuovo ogni anno e non perdevo occasione di incontrare delle nuove persone. E oggi come imprenditore ne vedo i risultati. La stessa curiosità che mi caratterizzava quando ero giovane è quella che oggi mi spinge a cercare nuove opportunità di business, a cercare con 21 Invest nuove aziende e nuovi mercati e a sperimentare nuove soluzioni da applicare alle aziende di edizione. Proprio Picasso diceva: il successo è pericoloso. Si comincia a copiare se stessi e copiare se stessi è più pericoloso che copiare gli altri. Conduce alla sterilità. Questa frase è tanto dura quanto vera. Ci ricorda che il peggior nemico del nostro successo, come persone, ma anche come imprenditori, siamo noi stessi. Per una volta voglio concludere con una domanda. Qual è il cambiamento che pensate di dover fare, ma che vi spaventa? Scrivetelo nei commenti e ne parliamo assieme.